Da quando è iniziata la nostra avventura con la Virus Saga e abbiamo distrutto centinaia di macchine virtuali qui su questo canale, una delle domande che mi viene posta più di frequente è: come devo agire se il mio computer è stato completamente distrutto da un virus? Che cosa devo fare se il mio computer non si avvia più? E se le ho provate tutte e ho raggiunto un punto di non ritorno, posso recuperare i miei dati? Se la risposta ad almeno una di queste domande è sì, hai sicuramente trovato il video da salvare assolutamente. Ti consiglio in questo momento di lasciare un like e iscriverti a questo canale per non perderti nessun contenuto del genere che potrebbe salvarti la vita in futuro. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e oggi vi spiegherò come salvare il vostro computer dall'oblio più profondo. Supponiamo di avere un computer portatile come questo che è completamente inutilizzabile. Con utilizzabile intendo non si accende, ha dei problemi, è stato distrutto da virus, insomma qualsiasi tipo di problema che vi impedisce di utilizzarlo. Mettiamo un attimo da parte il nostro portatile e procuriamoci una qualsiasi chiavetta USB. Vanno bene tutte quante, l'importante è che sia una chiavetta che non utilizziate e soprattutto che non contenga cose che vi servono. Andiamo su Google e digitiamo Iron's Boot CD. Mi raccomando, state attenti su questi passaggi, dovete assolutamente scaricare il file dal sito ufficiale, oppure potreste incorrere in siti contraffatti che ovviamente farebbero dei danni. Ci richiamo su www.ironsbootcd.org. Vi troverete esattamente su questa pagina, c'è questo Windows che sembra abbastanza sfocato. Ma che cos'è questo Irons Boot CD? Si tratta di un tool di recovery che contiene tutta una serie di software legali, non piratati, ma soprattutto gratuiti, che vi consentono di risolvere la stragrande maggioranza dei problemi legati ai vostri computer. La cosa interessante è che non risolve solamente i problemi di tipo software, ma va anche a lavorare su tutti quanti i driver della scheda grafica, della scheda audio, della scheda wireless, e cerca di far connettere il vostro computer a una rete per consentirvi di recuperare i dati al suo interno. In realtà fare altre cose, ma ne parleremo dopo. Andiamo quindi a cliccare sul pulsante download, ci portiamo in basso e andiamo a cliccare su file name, esattamente su questo file.iso. Partirà in questo momento il download di questa applicazione. Ci metterà qualche minuto, quindi ci vediamo tra un attimo. Mentre scarichiamo il nostro file, ci portiamo allo stesso tempo sulla tab USB booting. Andiamo quindi a scaricare anche ISO to USB.exe. Non preoccupatevi anche se è un file.exe, perché questo software ci consentirà di preparare la nostra chiavetta USB, ovviamente in maniera automatica, non vi faccio fare niente a mano, e di inserire al suo interno una versione portatile di Windows che ci consentirà, speriamo, di recuperare tutte le informazioni e resuscitare il nostro computer. Una volta terminati i nostri download, prendiamo la chiavetta USB. Per rendere il tutto un po' più divertente, ho deciso di sceglierne una a forma di dente, così ha più l'aspetto di un recovery tool. Sì, questa è una chiavetta, ragazzi. Perfetto, chiavetta inserita. Come vedete al suo interno io ho della roba. Attenzione, tutti questi file verranno cancellati, quindi salvateli. Siamo arrivati al momento in cui dovete salvare assolutamente questo video, lasciare un like e iscrivervi al canale se non volete perdervi altri video come questo, ma soprattutto seguite attentamente questi passaggi e non sbagliate. Ci rechiamo nella cartella dei download e andiamo a cliccare su ISO to USB.exe. Lo lanciamo e a questo punto comparirà davanti a voi questa schermata. Mi raccomando, non sbagliate, andate a selezionare come USB device la vostra chiavetta USB che andrete a trasformare nel vostro dispositivo Windows portatile per recuperare la vostra roba. Come label possiamo lasciare questo qui, e nell'ISO file andate a selezionare il file ISO che abbiamo scaricato dal sito ufficiale. Solitamente lo trovate nella cartella download. A questo punto clicchiamo su process e aspettiamo un attimo che la nostra chiavetta si trasformi nel tool più utile conosciuto da tutti i tecnici informatici. Nel frattempo che la copia si completa, andiamo a fare un po' di danni all'interno di un computer portatile. Come molti di voi già sapranno, noi abbiamo una discreta esperienza nella gestione di malware all'interno delle macchine virtuali. Come sempre vi invito a non emulare mai quello che facciamo all'interno di questi video. Per chi non avesse mai visto questo file, vi assicuro che si tratta di un virus abbastanza particolare. È infatti in grado di distruggere completamente il master boot record dei computer che va ad infettare. Se siete interessati a vedere altri video che vanno a valutare gli effetti dei virus che circolano in rete, vi consiglio di dare un'occhiata alla Virus Saga. È la serie più divertente del canale e troverete al suo interno una marea di elementi come questo. Perfetto, direi che il computer dovrebbe essere distrutto a questo punto. Spegniamo un attimo la macchina virtuale e guardate che succede se provo a riavviarla. Eccola qua, clone di clone di clone di VirusBox. Avviamola, aspettiamo il caricamento. Come vedete il virus ha
sostituito l'MBR del mio computer con un Nyan Cat. Questo mi impedisce di accedere a tutti quanti i miei file e rende la macchina completamente inutilizzabile. L'unica cosa che ci rimane da fare è quindi inserire la chiavetta USB all'interno del nostro computer e cercare di salvare il salvabile. In questo momento io vado ad indicare alla mia macchina virtuale di andare a leggere la chiavetta USB come dispositivo di boot primario. Nel vostro caso invece, se avete tra le mani un computer che non si avvia e che non riuscite a toccare in alcun modo, dovete recarvi nelle impostazioni del BIOS. Ogni produttore e marca di portatile ha le sue specifiche. Vi cercherò di mettere qualche immagine a schermo o vi inserirò una parte del video in cui vi spiego come fare nel caso più generico possibile. Impostando la chiavetta USB come dispositivo di boot primario, il vostro sistema si avvierà grazie a ciò che è contenuto all'interno della chiavetta USB. Per una macchina virtuale andiamo su USB e andiamo a cliccare qui sulla destra la nostra Kingston Data Traveler. Il vostro caso sarà tutto quanto più semplice perché vi basterà inserire la chiavetta e smanettare sul BIOS. Aspettiamo il caricamento e come vedete il Nyan Cat è sparito. Siamo riusciti ad entrare nel nostro Windows. Attendiamo qualche secondo l'avvio della macchina virtuale. Ok, direi che siamo dentro. Come vedete davanti a noi abbiamo innanzitutto un layout molto brutto perché questo affare non è fatto per avere le cose belle e carine, ma abbiamo a disposizione tutta una serie di tool che ci consentono di recuperare i dati del nostro computer. Per ottenere tutti quanti i file vi basta entrare nella cartella Utilities. La lista dei programmi è pressoché infinita. Avete programmi che riguardano l'accessibilità, che vi consentono di muovervi più rapidamente nelle finestre. Avete gli accessori come la calcolatrice, il Notepad, Paint, ma quelli sicuramente più importanti sono l'MBR Recovery Tool, di solito ce ne sono due installati che sono EasyBCD e BootEyes, vi consiglio il primo perché è più semplice da usare, ma soprattutto avete tutti quanti i tool che vi servono per recuperare i vostri dati e il vostro computer. Nello specifico possiamo entrare all'interno della cartella Hard Disk Tools e all'interno della cartella Data Recovery. Se volete qui trovate anche degli strumenti come il deframmentatore oppure questo qui Eraser vi consente di cancellare tutti i file senza possibilità che si possano essere recuperati da qualcuno, ma magari su questo potrò farvi un video a suo tempo. Tutti questi software sono davvero vecchissimi ma fanno il loro dovere. Ad esempio se prendiamo Lasersoft Data Recovery avrete questa interfaccia anni 90 che vi consente di recuperare i file che avete cancellato per sbaglio con il cestino, fare la scansione del vostro hard disk oppure recuperare tutti i file che avete perso magari perché avete sbagliato e avete fatto una formattazione di un hard disk per sbaglio. Adesso io mi chiederò sempre come fa una persona a formattare per sbaglio un hard disk, però i tool li avete e sono qui. Disclaimer importantissimo ragazzi, per questo video io ho scelto volutamente il virus MIMS per farvi capire che non sempre questi tool riescono a salvare il vostro computer. Ci sono dei virus che vanno a cancellare letteralmente tutto quello che si trova all'interno del vostro hard disk, ma non si limitano a fare solo questo, si mettono a scrivere dei numeri casuali all'interno della vostra memoria. Bene, in questo caso nemmeno questi tool vi riusciranno ad aiutare a risolvere il problema. Un altro caso in cui questa tipologia di recovery non funziona è quando avete subito un attacco ransomware. In quel caso i dati sono cifrati e in mancanza della chiave che vi consente di decifrarli non li recuperate più. Quindi dipende sempre fondamentalmente da quello che vi siete beccati navigando in rete. Uno dei casi in cui è più probabile che questi software funzionino sono gli errori che avvengono durante la normale installazione, ad esempio di un aggiornamento di Windows. Magari vi crasha il computer, cade la corrente elettrica, oppure quando utilizzate un hard disk molto vecchio che si corrompe o si danneggia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, salvatelo e se avete qualche domanda nello specifico cercherò di aiutarvi perché ogni problema è un caso a sé ed è per questo che ci sono persone che aggiustano i computer proprio come lavoro. A presto!